Oggi parliamo di uno dei grandissimi maestri del design mondiale e si tratta di Alvar Aalto. Prima di darvi i soliti dati tecnici, dove è nato, cosa ha fatto, voglio dirvi che si tratta, di un designer finlandese e che il suo lavoro, sia per quanto riguarda l'architettura che per quanto riguarda il design, si ispira tutto alla natura e dalla natura ha preso l'essenza per riuscire a creare o un edificio, di cui però parleremo marginalmente, ma soprattutto per realizzare dei prodotti incredibili che vengono venduti ancora oggi e sono fatti partendo sia dalla natura che dalla tradizione della sua terra. E molte lavorazioni sono state anche create da lui, sviluppando delle lavorazioni presenti sul suo territorio. Quando dico che si è ispirato al suo territorio, alla natura, cioè giusto per farvi capire dove è nato e dove è cresciuto quest'uomo, vi faccio in editing, vi metto le immagini di dove è cresciuto per farvi capire giusto il paradiso in cui stava. Se guardiamo tutti i suoi progetti, vediamo come si sia ispirato ovviamente completamente alla natura, come vi ho detto, però non è che ha fatto tutto a forma di foglia o forma di alberi, ma ha preso l'essenza di quello che la natura gli offriva per creare qualcosa di inedito. L'oggetto standardizzato non deve essere un prodotto finito, al contrario deve essere progettato in modo che l'uomo, con le sue valenze industriali, sia in grado di completarlo. Questa è stata una delle frasi indicate da Alvar Aalto quando parlava appunto di un design, di un progetto, di un prodotto industriale. Alvar Aalto comunque è nato in Finlandia, giusto per darvi i dati ovviamente canonici, è nato in Finlandia in un nome che vi metto perché ho sempre paura di sbagliare le pronunce, il 3 febbraio 1898 ed è morto però ad Helsinki l'11 maggio 1976. È un architetto e un designer e accademico finlandese, è conosciuto come una delle figure più importanti dell'architettura del XX secolo e come uno dei più grandi maestri del movimento moderno. La progettazione era già qualcosa di presente in lui, difatti era figlio di un ingegnere finlandese che si chiamava Henrik Aalto e Alvar inizia la sua attività nello studio del padre effettivamente. Però il posto in cui viveva, diciamo, era magnifico, era un paradiso, però aveva bisogno di qualcosa di nuovo e nel 1916 si trasferisce ad Helsinki, dove frequenta l'accademia e trova diversi docenti che lo formeranno, tra i quali Armas Lindgren. Pensate che lui vive in un periodo in cui la Finlandia fa ancora parte del Ducato russo. Quindi parliamo di una Finlandia molto molto diversa rispetto a come la conosciamo oggi. Terminati gli studi, nel 1921 si iscrive poi all'albo degli architetti nel 1923, anno in cui poi apre il suo studio e inizia a lavorare sia nel campo dell'architettura e nel campo del design. Questa cosa è frequente in quel periodo per quale motivo? Perché spesso veniva chiamato per costruire edifici, ma allo stesso tempo veniva chiamato per costruire anche gli arredi, cosa che avvenne ad esempio per lo studio di Le Corbusier quando hanno creato la Chaiselongue o la LC2, nel quale avevano costruito la casa di un privato, ma avevano bisogno di mettere gli arredi. Non c'erano quelli che volevano e quindi li ha progettati. La stessa cosa vale per alcuni esempi di edifici realizzati da Alvar Aalto e la moglie, nel quali poi hanno inserito degli arredi e li vediamo con calma. Espose in diversi paesi le sue opere più prestigiose, ad esempio in Italia alla Triennale di Milano, in Svizzera a Zurigo, in Danimarca a Copenaghen e negli Stati Uniti al MoMA di New York. Tra il 1927 e il 1935 crea uno dei suoi primi edifici, la biblioteca di Viipuri. Io spero di pronunciarli bene questi nomi perché il finlandese non lo conosco. Si comincia a vedere il lavoro che fa in legame con la natura e lo vediamo sia dall'edificio che dagli oggetti che ci sono all'interno, realizzati insieme alla moglie Aino. E qui si vede proprio il legame che effettivamente aveva con la natura. Infatti vediamo uno dei suoi primi prodotti, probabilmente uno dei più famosi realizzati da Alvar Aalto, ed è uno sgabello. Questo sgabello è diventato un prodotto estremamente iconico perché è estremamente semplice a livello visivo, molto complesso a livello progettuale e si ispira
a delle lavorazioni che erano presenti in Finlandia per la costruzione, ad esempio, degli sci, uno sport che in realtà era nato come mezzo di trasporto in quelle terre, però lui sviluppa e in certi casi proprio crea delle lavorazioni per riuscire a piegare il legno massello e compensato. Ovviamente si ispira anche al lavoro fatto da Toné, però è qualcosa di diverso. Quindi i suoi lavori spesso erano semplici da comprendere ed estremamente funzionali. Questa cosa è da ricordare perfettamente. Nel 1935 aveva già realizzato diversi prodotti e spinto da diversi collaboratori decise di associarsi ad una piccola attività di falegnameria per creare qualcosa di più grande, un'azienda chiamata Artec, che esiste ancora oggi ed era nata proprio per produrre i prodotti che aveva realizzato insieme alla moglie in quegli anni. E pensate che questa azienda produce questi prodotti ancora oggi. Come vi dicevo, ha sviluppato diverse tecnologie per riuscire a piegare il legno, ad esempio, compensato, e è riuscito perché ha compreso come riuscire a sovrapporre dei fogli, quindi dei fogli di legno molto sottili. Questi fogli, se è solo uno, nel tempo andrà a piegarsi. Se noi ne mettiamo un altro sopra con le fibre opposte, tenderà a fare questo. Quindi se questo fa così e questo fa così, non si muovono, alla fine non si muovono. Per tenerli uniti ha messo un collante naturale. Questo collante naturale ovviamente fa sì che si incollino tra di loro, però praticamente ha preso come si chiama? Uno stampo, e praticamente ha messo questi fogli all'interno di uno stampo. Questo stampo li piega, ok? Mantiene quel tipo di piega, e una volta che si è solidificato la colla, lo stampo si apre e otteniamo il nostro oggetto che è un seminavorato, perché devono essere rifinite tutte le parti. Così è detto a grandi linee, però è quello che aveva fatto. Una delle altre cose che ha realizzato, e questo era per il legno compensato, quindi multistrato. Per il legno massello invece ha fatto qualcosa di molto più complesso, cioè ha preso il legno massello, nella parte terminale ha praticamente fatto tanti piccoli tagli e lì ha messo dei piccoli fogli di betulla. In quel punto è riuscito a fare la piegatura, andando a metterci dei collanti sempre in mezzo, ha fatto la piega, ha incollato come vi ho spiegato prima per il legno multistrato, e quindi abbiamo un blocco di legno massello e la parte terminale che è diventata multistrato. Operazione difficilissima, questa cosa l'ha creata lui. Pensate che diversi suoi oggetti sono presenti in maniera permanente alla mostra del MoMA di New York, quindi parliamo di una persona che ha fatto tantissimo e ha dato tantissimo, ha ispirato tantissimi designer, e quando dico designer non dico designer sconosciuti, dico personaggi come ad esempio lui è stato giudice di una mostra che si è tenuta appunto al MoMA di New York, e ha premiato dei giovani designer dell'epoca, soprattutto per un premio, e in questo premio c'erano diversi collaboratori, vi dico dei nomi piccoli tipo Charles Sims, Ray Eames, Eero Saarinen, cioè gente che poi ha fatto la storia. E loro che cosa hanno fatto? Si sono ispirati al lavoro di questa persona, quindi di Alvar Aalto, per riuscire a realizzare i loro progetti. Quindi la poltrona Ottoman, è stata ispirata, la lavorazione è stata ispirata da Alvar Aalto, ok? Quindi parliamo di un personaggio fondamentale per la storia del design. Giusto per citarvi alcuni progetti, poi con calma li andiamo a sviluppare tutti in video diversi, abbiamo la poltrona Paimio, che poi è stata declinata in poltrona e in sedia, ed è stata realizzata perché avevano vinto un concorso per la realizzazione di un sanatorio a Paimio, e lì decisero di realizzare, anzi glielo chiesero, di realizzare anche gli arredi interni, e questo ci arriviamo. Oppure abbiamo lo sgabello numero 60 di cui vi ho parlato prima, che è un prodotto stracopiato ed è molto molto importante perché è una delle testimonianze del suo lavoro. E anche quello ci arriviamo. Poi abbiamo il vaso Savoie, fatto per l'azienda chiamata Ittava, che è uno degli esempi di una lavorazione artigianale molto molto importante, fatta con 30 operazioni diverse, 7 artigiani. Ci vuole un lavoro infinito per fare quel tipo di lavoro, però è un vaso che è ancora presente oggi, lo vende ancora l'azienda Itala ed è il prodotto di punta dell'azienda. Il suo lavoro si può, diciamo, sintetizzare in natura e forme curve, ok? Questa
concetto delle forme curve ritorna sempre nei suoi progetti e fa parte anche del suo, diciamo, il retaggio culturale e del fatto di ispirarsi sempre alla natura. Difatti, se voi guardate il vaso ha delle curve, se guardate la poltrona Paimio è fatto da curve, lo sgabello è una forma molto semplice, ma ci sono delle curve. Sono sempre presenti nel suo lavoro, è una costante. Comunque vedremo tutti questi progetti nel dettaglio e difatti creerò proprio la playlist, quindi se state guardando questo video andate sulla playlist oppure semplicemente cliccate qui, ogni tanto li metto qui, boh, non lo so, e quindi gli approfondimenti andrò a metterli in quelle playlist lì. Tutto qui, se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video e alla prossima! Ciao!